Non tutti i segnaposto sono uguali. Alcuni infatti sono realizzati con materiali molto particolari, ovviamente sempre personalizzati con la nostra macchina da taglio Cricut. Per andare a creare il nostro segnaposto, bomboniera, partecipazione, andremo a far clic qua sul pulsante immagini per accedere all'archivio di Cricut. Io vado a scrivere Getting Married. E come potete notare mi restituisce un bel po' di risultati. Quello che voglio utilizzare io è proprio questo, quindi il primo, e faccio clic su aggiungi alla tela. Ora vado a posizionarlo qua, dopodiché vado a far clic sul pulsante forme, scelgo un quadrato semplice, vado a sbloccare le proporzioni facendo clic su questo lucchetto e lo vado a mettere di colore nero. In realtà anche se tutto sarà di colore bianco. Ecco qua, poi chiaramente voi potete utilizzare il bianco, l'oro, comunque colori che ben si adattano diciamo a un evento di questo genere. Ora questa linea vado a metterla indicativamente in questo modo. Dopodiché vado a far clic qua sul pulsante testo e scrivo Save the Date e la vado a posizionare qua. Prima di ridimensionare vado a cambiare il tipo di font, quindi vado a far clic qua sopra in questo menu a discesa e scrivo Nederland. E come potete notare questo è un font di sistema, dovreste trovarlo anche sul sito dafont.com. Io lo vado a selezionare. Vi ricordo che potete aggiungerlo ai preferiti facendo clic su questo pulsantino. Quindi a questo punto ho modificato diciamo il mio font, posso lasciarlo così, prima di tutto mettiamolo sempre dello stesso colore, comunque posso lasciarlo così oppure potrei metterlo per dargli un po' di risalto, potrei scriverlo maiuscolo, quindi in questo modo. Questo è un tipo di font che è carino anche maiuscolo, però chiaramente dovrò andarlo a ridimensionare per poterlo collocare qui. Ora vado a selezionare Save the Date, vado a selezionare la mia linea e faccio allinea centro orizzontalmente. Dopo averlo centrato vado a prendere questa linea e faccio clic su questo pulsantino che mi serve per duplicare e vado a posizionarlo qua sopra in questo modo qui. A questo punto vado sempre a far clic di nuovo sul pulsante testo e questa volta metto una data, per esempio 15, anzi facciamo così, mettiamolo tutto minuscolo, 15 settembre 2025, mettiamola anche in questo caso di colore nero. Eccola qua, la data normalmente va inserita un pochino più piccolina. Ora duplichiamo di nuovo la linea come abbiamo fatto prima, quindi sempre clic sul pulsante duplica e posizioniamola qua sopra. Poi dovremo andare ad allineare tutte le linee. Eventualmente possiamo anche non metterla qui sotto e possiamo metterla, o per meglio dire non metterla qui sopra, ma possiamo metterla qui sotto a seconda dell'effetto che volete dargli, vedete voi come vi piace di più. A questo punto dobbiamo andare a scrivere i nomi degli sposi, quindi mettiamo di nuovo il pulsante testo, anche qua lo possiamo fare, possiamo metterlo sia maiuscolo che minuscolo. Minuscolo è così, possiamo scrivere Mary e Fabio per esempio, chiaramente sto mettendo dei nomi assolutamente a caso, e se lo vogliamo mettere appunto minuscolo, se lo volessimo mettere maiuscolo verrebbe così Mary, poi vabbè la E sempre minuscola chiaramente, e Fabio. Chiaramente in questo caso secondo me vedete che come grafica diventa un po' troppo ridondante, è meglio solo un maiuscolo e quindi in questo caso appunto scriviamo Mary e Fabio. Vi ricordo comunque che per elaborare una grafica fatta bene, anche se questa è veramente semplicissima, comunque non dovete utilizzare troppi tipi di font, questo è importante. Comunque adesso io sono andata a inserirlo in questo modo. Ora dobbiamo andare a prendere tutte le linee, quindi diciamo che per semplicità ci conviene andare a selezionare qui dal pannello livelli e facciamo allinea centro orizzontalmente. Una volta centrate tutte le linee dovremmo chiaramente andare a centrare anche la scritta e tutto il resto.
Indicativamente possiamo dire che più o meno la nostra grafica, che ripeto è semplicissima, è stata creata. Andiamo a fare clic qua su seleziona tutto e poi aggrega. Facendo aggrega rimane in posizione. So che molti di voi hanno questo problema, che allora, se io prima di tutto annulliamo un attimo, se qua non c'è il comando aggrega, se io vado a far clic sul pulsante crea e vado a far clic poi sul tappetino, guardate cosa accade, che è tutto spostato praticamente. Quindi andiamo a fare annulla, facciamo di nuovo clic su seleziona tutto e poi aggrega, facciamo crea, sempre sul tappetino, facciamo conferma e vedete che la mia grafica è rimasta in posizione, quindi è importante. Chiaramente questa grafica io in questo caso specifico la farò di colore bianco, quindi il risultato diciamo che più o meno è questo il risultato. Per vederlo meglio, come sempre, andate a selezionare la tela, poi il colore, e mettete un colore diverso ovviamente della tela, così riuscite a vedere un po' meglio il risultato che ottenete. Ora a questo punto, dopo aver aggregato, dovete fare un nuovo clic qua su questo lucchetto ed eventualmente ridurre la dimensione, come nel mio caso, perché il mio caso è troppo grande, quindi la devo mettere intorno agli 8 cm, quindi devo fare una cosa così più o meno. Ora a questo punto vado a far clic sul pulsante crea, controllo come sempre nell'anteprima tappetini che sia tutto corretto e ora io andrò a tagliare con il vinile. Siccome sarà un vinile permanente, dovete mettere in impostazione vinile premium, quindi andiamo a tagliare e andiamo a vedere il risultato che otteniamo. Questa volta andremo a creare una partecipazione nozze, una bomboniera, un segnaposto comunque un po' particolare. Per farlo la prima cosa che dobbiamo avere a disposizione sono questi stampi. Normalmente si fanno così, di diverse forme, però voi potete sceglierne anche solo una e farle tutti uguali. Questo tipo di stampi è disponibile su Amazon, lo trovate in descrizione il link, o comunque lo trovate come sempre tra i miei preferiti di Amazon. La prima cosa che dobbiamo fare è quella di usare una resina, però non una resina qualunque, ma una resina adatta anche al contatto alimentare, perché questi possono diventare per esempio dei sottobicchieri. Vi faccio subito vedere di quale prodotto sto parlando. Ve l'ho mostrato anche in altri tutorial, questa è una resina adatta al contatto alimentare e quindi si tratta di una resina che si può fare, o per meglio dire si può utilizzare per esempio per rivestire taglieri, per fare vassoi, ma anche appunto il progetto che ho in mente io in questo momento. Come potete notare c'è proprio scritta per contatto alimentare, quindi dal momento ovviamente in cui si asciuga, non prima, va bene per il contatto alimentare. Diciamo che la particolarità è che vabbè, per la sformabilità ci vogliono 24 ore, diciamo che non è una cosa così strana, ma per l'indurimento completo addirittura 7 giorni, quindi tenetene conto nel caso appunto in cui vogliate utilizzarlo a questo scopo. Ora, prima di farvi vedere come andrò a utilizzare questa resina, vi ricordo che avete bisogno dei guanti di protezione, avete bisogno di una mascherina e occhiali di protezione. Ed eccomi qua, sono con la bilancina di precisione. A questo punto dobbiamo rispettare il rapporto 100 a 55, quindi 100 di componente A e 55 di componente B. Questa è la proporzione che dovrete sempre rispettare. Quindi io adesso vado a aggiungere per prima cosa il componente A. Una volta aggiunto il componente A andrò a mettere il componente B. Vedrete subito che il componente B è molto più fluido rispetto al componente A. Una volta aggiunti al nostro contenitore sia il componente A che il componente B, dobbiamo girare molto bene. Vi consiglio almeno 3 minuti, quindi girate appunto anche insomma con un pochino di energia, proprio perché come vi dicevo uno dei due componenti comunque è molto denso. Dopo circa 3 minuti questa è la consistenza che dovete ottenere, quindi diciamo che è abbastanza densa come resina.
potete eventualmente lasciarla un paio di minuti se volete farla riposare, altrimenti possiamo andare subito a colorarla. Per colorarla andrò a suddividerla in 2 contenitori, quindi uno è questo e l'altro è questo. Andrò a fare due colate, diciamo così, quasi contemporaneamente. Quindi andiamo a mettere una parte qui all'interno e l'altra la lasciamo nel suo contenitore originale. In questo contenitore ne ho messo volutamente un po' meno rispetto a quest'altro, perché qua dove ce n'è di più andrò a colorare. Per colorare vado a prendere un prodotto di questo genere, anche questo lo trovate tra i miei preferiti di Amazon. Si tratta praticamente di un cofanetto con tanti colori di mica. Oltre ai colori classici ci sono anche per esempio il color oro, il color bronzo. Io andrò a utilizzare il rose gold. Ovviamente potete renderlo più o meno scuro a seconda della quantità di mica che andrete a inserire. Quindi prendo, come vi dicevo, una piccola quantità e la vado a inserire qua dentro. Ora miscelate e ovviamente guardate se questo è il colore che volete ottenere, altrimenti potete aggiungere lo stesso identico colore, oppure eventualmente potete aggiungerne anche un altro insieme per miscelarlo. Una volta soddisfatti del colore, che è questo che avete ottenuto, andiamo a prendere della semplice foglia d'oro e andiamo ad aggiungerne qua. Vi consiglio di mettere una quantità relativamente abbondante. Eventualmente potrete andare anche a mettere i cosiddetti frammenti di vetro. Se avete seguito il corso di torte scenografiche potete usare quelli che vi ho indicato. Ora andiamo a prendere il nostro stampo. Cominciamo a metterne una piccola quantità. Allora potete farlo contemporaneamente la colata, quindi una a destra e l'altra a sinistra, o meno, scegliete voi a seconda di come vi piace di più l'effetto. Sappiate che di questo dovete metterne una quantità inferiore rispetto all'altro. Per esempio potete fare una cosa di questo genere solo da una parte, quindi potete fare una cosa così per esempio, e poi andate a colare l'altro. Devono arrivare comunque a miscelarsi un po', ma non eccessivamente. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Io ovviamente ho usato un colore abbastanza scuro perché andrò a metterci poi delle scritte chiare, quindi per farle risaltare, però voi potete usare anche volendo delle scritte comunque più scure, e quindi magari un colore più chiaro per il vostro diciamo per la vostra bomboniera, diciamo così, ecco. Poi qua a un certo punto potete anche modificare, cioè potete anche muoverlo un pochino più in qua, un pochino più indietro, un po' in avanti, insomma poi vedete voi. A questo punto dobbiamo aspettare per sformarlo almeno 24 ore, quindi attendiamo e poi vediamo come procedere. Ora con la rimanente sono andata ad aggiungere un po' di color oro all'altro, quindi al colore rosa gold, e andiamo a vedere la differenza che otteniamo. Anche in questo caso attendiamo 24 ore. Trascorse un po' di ore, ormai la nostra resina è solidificata. Andiamo a vedere, come potete notare qua abbiamo proprio un effetto diciamo naturale che è tipico diciamo delle pietre. Si sforma benissimo. Questa è la parte dietro, ma sarà quella che diventerà la parte davanti, anche se è chiaro che potete comunque anche personalizzarlo da questa parte, scegliete voi dove preferite. Quindi questo è il colore rosa gold, mentre questo è il colore rosa gold miscelato con un pochino di oro classico. Vedete che non è né oro effettivamente né rosa gold. Qua ho lasciato per farvi vedere un pochino più di trasparenza, in modo che anche voi possiate vedere qual è la differenza, mentre questo ho usato praticamente lo stesso colore, quindi sempre il colore miscelato però senza dare questo effetto di trasparenza. Potete farne di diversi tipi e soprattutto potete consegnarle anche di forme diverse. Vedete che anche questi non sono proprio tutti uguali ed è un pochino anche il bello di questo tipo di lavorazione. Quindi adesso andiamo a prendere il vinile
vinile e andiamo a vedere come applicarlo. Per prima cosa vado a prendere il vinile che ho spellicolato, spero riusciate a vederlo perché è bianco, e poi vado a prendere la mia transfer tape. Quindi a questo punto cosa facciamo? Andiamo a ritagliare un pezzo della transfer tape grande quanto, indicativamente grande quanto il nostro foglio di vinile, e andiamo a trasferire il vinile sulla transfer tape. Ora applico la transfer tape qui sopra, eventualmente potete aiutarvi con un raschietto per andare a attaccarlo meglio, oppure io sinceramente preferisco le unghie, anche perché non solo riuscite a essere un pochino più precisi, ma riscaldate meglio secondo me il vinile, che è un minimo comunque, se si riscalda ovviamente riuscite a trasferirlo meglio. Dopo aver trasferito il nostro vinile sull'application tape dobbiamo a questo punto solo posizionarlo centrato. Come vi dicevo, potete metterlo o in un senso o in un altro, chiaramente la parte di sotto comunque è molto più liscia, e andiamo a posizionarlo qua sotto appunto in maniera perfettamente centrata. A questo punto, come abbiamo fatto prima, cerchiamo di andare a trasferire il vinile premendo in questo modo. Quando ci sembra che sia tutto a posto, con molta delicatezza andiamo a staccare la carta di applicazione. Attenzione, perché non devono rimanere appunto parti attaccate. Ed ecco il risultato, guardate quanto è carina, secondo me è molto bella, molto elegante, comunque anche semplicissima da fare, ne potete sfornare veramente tantissime. È chiaro che la parte diciamo più complessa poi è l'inserimento del vinile, soprattutto se andate a fare delle scritte così sottili come ho fatto io. Per quanto riguarda il confezionamento, come vi dicevo, potrete trovare poi una lezione dedicata su Patreon, mentre per quanto riguarda invece l'applicazione, alcuni trucchi diciamo così di applicazione del vinile, li vedrete in altri social come TikTok e Instagram. Ora eventualmente possiamo andare a decorare qua, quindi tutto il contorno con un colore oro. Per farlo potete prendere un semplice pennellino e dei colori di questo genere, quindi ad alta viscosità. Questo è un color oro ed eccolo qua. Dopo aver messo l'oro, guardate quanto è carino. Ovviamente questo tipo di colore va a impreziosire ancora di più la vostra creazione. Il bello oltretutto è che quando colorate così sulla resina, se fate un errore, una piccola macchia, la potete togliere immediatamente. È chiaro che poi se il colore si asciuga non potete più toglierla, però comunque, come vi dicevo, riuscite a lavorare comunque molto facilmente. Di questo tipo di colori densi, comunque ad altissima viscosità, ce ne sono tanti. In questo caso potevamo usare sia il color rame che il color oro. Ed eccolo qua, dopo aver ottenuto il risultato finale, come sempre possiamo andare a fare un ulteriore rivestimento di resina, chiaramente trasparente, quindi non colorata, primo per conferire un effetto diciamo tridimensionale e secondo anche per renderlo ancora più idoneo al contatto alimentare. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che potete utilizzare tutti i codici sconto che trovate in descrizione, che potete iscrivervi al canale YouTube MyCricut, al sito internet www.mycricut.it, alla piattaforma corsi mycricut.it/corsi Cricut, e soprattutto potete acquistare file digitali su mycricut.it/negozio. E infine vi ricordo che ci sono dei corsi se volete avviare un'attività che vi insegnano come guadagnare con il vostro plotter da taglio. Andate su Patreon al profilo Stefania Del Principe.